ragazzi! Bentornati ragazzi! O bentrovati sul nostro canale. Oggi vi salutiamo dalla strada, che stiamo andando a fare... Dalla strada vi salutiamo. Ma registro. Vi salutiamo dalla strada. Ma che stai dicendo? Dalla macchina! Dalla macchina, ma siamo per strada! Ma io non lo so, comunque, stiamo andando... Ma ti faccio scendere qua. Così saluto dalla strada? Eh sì, così capisci che significa dalla strada, no? Mamma mia, come sei pinnolo! Sono pinnolo, Sempre stamattina sono pinnolo lui! Siamo Giustina e Michael e insieme abbiamo acquistato un camper completamente infiltrato. Lo abbiamo demolito e ora lo stiamo ricostruendo da zero per dargli una nuova vita. Seguiteci in questo viaggio di ricostruzione per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Comunque, dove stiamo andando? E dove stiamo andando? Non mi ricordo, dove stiamo andando? Vabbè, a fare le compere forse per Camperito. Andiamo a vedere qualcosina per Camperito, ovvero dei pannellini che forse riusciamo a utilizzare per il tetto, decorativi, però dobbiamo vedere se ci piacciono, se ci sono, il costo che hanno, quindi vi terremo aggiornati in giornata, soprattutto il peso, anche perché stiamo andando a vedere quelli proprio per il peso, per non fare una cosa troppo pesante. E quindi vediamo adesso come va. Vi teniamo aggiornati e se ci siete su Instagram noi faremo delle storie su Instagram, quindi se non ci seguite, seguiteci ragazzi. Sì, perché se facciamo questi spostamenti vi aggiorniamo, così potete essere partecipi ai nostri acquisti, alle nostre scelte, eccetera eccetera. Quindi così ci potete dire no ma che brutto, non lo prendete, no bellissimo, prendetelo, capito? Esatto. Quindi ci vediamo dopo con aggiornamenti futuri tra un pochino quando arriviamo e vediamo com'è la situazione. Facciamo gli auguri alla nostra macchina che fa 96.969 km. Auguri! Siamo arrivati, vediamo cosa c'è, se le nostre fonti sono attendibili o meno. Guarda quanto sono morbidi questi. Vediamo, tocchiamo. Mamma. Morbidissimi. Io le amo queste cose morbide così. Piaccia? Sì. Li abbiamo trovati ragazzi. Li abbiamo trovati. Li vedo finti, sai. Li vediamo finti. Sono finti in realtà. Li vedo proprio assai finti, capito? Vediamo. Tieni questo tubo doccia. Vabbè, prova a vedere tu. Sono pesantucci, Pesanti? Sì. Secondo me Non vanno bene questi qua. non mi piacciono tanto. Non ti Io piacciono? metterei i listelli noi. Sì? Sì. Questi sono belli pronti. Ho capito, ma toccali, vedi tu. Poggialo là. Vediamo Michael cosa ne pensa. Ma non è pesantissimo. E come lo vedi tu? Questo è scuro. Questo è troppo scuro. Questi con i disegni poi ragazzi sembrano proprio finti assai. Cioè non hanno quella riproduzione di... Sono carini come disegno, particolari, però... Sembrano? Sembrano effettivamente legno. Ci piacciono? No, vero? Sono finti. Troppo finti. Meglio gli listelli veri, no? Di legno. Sì, decisamente. Ragazzi, abbiamo fatto cilecca. Comunque dai, troveremo dei listelli più belli, dai. Voglio i listelli che sono legno, non sta cosa finta legno. Sì, mettiamo legno bruttino. vero, dai. Quindi andiamo a lavorare adesso. Che dici, andiamo a lavorare adesso, no? Che è meglio. Abbiamo Dovevamo mangiato. vedere qualcos'altro. Andiamo a vedere per ceramica, se no. Possiamo vedere i pavimenti. Sì, vediamo Andiamo a pure i vedere per pavimenti già ceramica, che vai. ci siamo, Siamo dai. vicini, dai.
Allora ragazzi, abbiamo qualche dubbio, però il dubbio è tra due pavimenti e il dubbio è anche se Posarlo subito o se posarlo una volta svolti altri lavoretti. posarlo su tutta la superficie del pavimento o se posarlo solo dove si vedrà, insomma. Sì. Quindi stiamo valutando questo. Ci dobbiamo un attimo pensare, vediamo, facciamo anche qualche storia così ci aiutate anche voi. Sì. Torniamo a casa? Ok, Dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo andare a lavorare da Andiamo a Camperito, lavorare dai. da Camperito, vai. Andiamo, dai. Ragazzi, stiamo rincorrendo un prototipo. Secondo noi è una base di un camper mini. No, non ce la facciamo, se n'è già andato. Se n'è andato, no! Vediamo se ve lo riesco a zoomare. Ce l'abbiamo fatta un pochetto, dai. Ciao ragazzi! Siamo tornati qua. Abbiamo fatto il bagno, avete visto? Mi piace il nostro bagno. No, non lo puoi spoilerare così. Dammi qua. Guardate che bello. Guardate che bello. Guardate. È troppo bellino. Troppo. Va bene, dai. È bello insieme. Dai che va bene, dai. Sono tanto felice, tanto. Sono belline queste cose. Sembra che sei davvero tipo dietro un bancale, sembra che sei. Amy Giustina vi vuole presentare questo straordinario rubinetto e questo straordinario lavandino. Puoi adornare tutti i tuoi bagni. Seriamente, Allora, togliamo tutto sta imbaratano qua. È bellissimo. Togliamo sta imbaratano qua. Ragazzi, dobbiamo ragionare per come fare questo benedetto bagno, perché vogliamo fare una cosa proprio bella, quindi dobbiamo ragionare tanto per capire tutto bene. Mi ha appena ucciso Ma che fatto? la gamba. Ma Mi passa un livido, me ne fai un altro, com'è? io non lo so. Ma poi fate le carte. Guarda che bello! Quindi direi che dopo tutto questo è arrivato il momento di mettersi all'opera. Posizioniamo il piatto doccia a terra e cominciamo a provare tutti i tubi idraulici per vedere come impostare al meglio lo scarico e come impostarli in modo da creare tutto alla perfezione. Ci facciamo quindi uno schema iniziale e una volta pronti possiamo procedere a forare. Ragazzi, andiamo a fare il foro dalla parte sottostante per capire precisamente dove andare poi a forare all'interno. Siccome noi dobbiamo basarci sul telaio e sul foro che abbiamo fatto precedentemente, abbiamo la misura più o meno interna e ci conviene forare da sotto per avere il punto guida che ci interessa e poi successivamente andare a sistemare tutti gli scarichi da sopra. Quindi andiamo a forare. Like e iscriviti. Ok ragazzi, abbiamo il foro dall'interno in questo momento ed è giusto, corretto rispetto alla misura che abbiamo preso precedentemente. Quindi non ci rimane che andare a fare il foro, però prima di andare a fare il foro noi riproviamo tutti quanti gli scarichi per capire se abbiamo preso tutte le misure giuste e se i ragionamenti che abbiamo fatto sono esatti. Rifacciamo tutti gli accordi per fare un'ultima prova e possiamo finalmente bucare nel punto giusto, per evitare ovviamente di bucare in un punto sbagliato, quindi dobbiamo essere veramente certi e sicuri di questo movimento, quindi possiamo finalmente procedere a farlo. Ce l'abbiamo, abbiamo il foro ragazzi. Ora non ci rimane che riprovare tutto quanto e andare a fissarci per bene tutta quanta la tubazione, perché dovremmo andare anche a fissarla con delle fascette, crearci una strutturina dove avvitarla e fissarla per bene in modo tale che rimane ben salda. Allora ragazzi, ecco a voi il nostro scarico.
Allora, in questo momento noi dobbiamo andare a forarci questa pedana per uscire da quest'altro lato, crearci qui un'entrata per andare poi a collegare il lavandino successivamente che verrà qui posizionato. Un'altra cosa è quella di andare a livellarci gli scarichi, perché praticamente la piletta si dovrà alzare leggermente e andarsi a collegare al piatto doccia. Per non spostare tutto quanto, noi ce l'andiamo a fissare per bene già in precedenza, così abbiamo tutto ben messo in pendenza e ben fissato. Quindi andremo a fare questo adesso. Ciao Giustina, che stai facendo? Ragiono con te. Brava. Ragazzi, gli attrezzi che a volte vi salvano la vita, questi qua. Praticamente io qui non riesco a mettere l'avvitatore. Questo qua si avvita l'avvitatore, riesco a mettere la punta e riesco a forare tranquillamente. Oltre a questo ne abbiamo anche un altro per i posti ancora più stretti. Quindi vi consiglio di, se fate fai da te, questo ci vuole sempre. Qui abbiamo il nostro foro, adesso andiamo, vediamo se riusciamo finalmente a bucare. Eccolo qua, uno e dentro l'altro. Ragazzi, abbiamo un problema. Io mi devo mettere a sistemare, perché non so come mai ogni volta che lavoro c'è tutto questo casino. E poi Giustina mi dice che io mi metto sempre a sistemare. Oggi praticamente siamo stati una giornata a ragionare solo per il tubo dello scarico, ragazzi. Diciamo non una giornata, ma ci abbiamo messo un bel po' di tempo, perché comunque dovevamo valutare bene sia il foro di uscita sia tutti i posizionamenti vari, perché poi giustamente gli scarichi non dovevano intralciarci. Una volta andati a posizionare altre cose potevano intralciarci, quindi dovevamo prima ragionare, e ci rendiamo conto che tutto quello che stiamo facendo è ragionamento praticamente, perché l'applicazione poi di per sé si riduce a qualche ora di lavoro, però tutto quello che ci sta dietro in realtà è ragionamento. Infatti gli errori fino ad ora sono stati essere superficiali. Quando siamo stati troppo superficiali abbiamo fatto degli errori a cui poi abbiamo dovuto trovare la soluzione. Abbiamo capito che conviene soffermarci sulle cose e ragionare bene prima di fare qualunque cosa, perché poi tutte le cose si incastrano insieme. Essendo anche la prima volta, diciamo che è normale, no? Poi vorrei dire a Giustina, se è possibile, di sistemare dietro mentre io lavoro, così almeno il cantiere rimane pulito, perché ormai si può dire che è un cantiere questo. Quindi Giustina, se guardi questo video sai che dovresti quantomeno cercare di starmi dietro a pulire. Ti ringrazierei perché lavorerei molto meglio e di conseguenza avremo più tempo da dedicare ai lavori, perché se io mi devo mettere sempre a sistemare è normale che ci vuole più tempo poi a fare le cose. E mentre Michael sta continuando a sistemare mi sento chiamata alla causa, quindi devo rispondere a forza e vi dico che effettivamente io quando sto con Michael spesso e volentieri cerco di rimettere le cose a posto, ma come va a finire? Va a finire che tutte quelle cose che ho messo a posto me le cerca poi altre 2 o 3 volte, quindi che cosa ho deciso di fare? Lasciarlo lavorare nel suo caos, perché a volte il caos è creativo, quindi ragazzi abbracciamo quello che siamo e a volte dobbiamo semplicemente adattarci, adeguarci come l'acqua che scorre fluida, quindi fluisco anche io e di conseguenza seguo quello che fa Michael. Se lascia disordine e riesco, pulisco, altrimenti lascio in pace e puliamo dopo. Non è un problema, non rallenta i lavori, l'importante è non stare a risistemare tutto il capannone di volta in volta. E adesso possiamo proseguire con il video. Stiamo anche valutando, ragazzi, i materiali da utilizzare e anche i colori da utilizzare, perché è importante. Oggi siamo andati a vedere il pavimento, come avete potuto vedere dalle storie, però per montare il pavimento dobbiamo completare alcune cose, tra cui scegliere il colore. Abbiamo preso queste cerniere perché dovevamo capire bene come fare le cerniere, però essendo che ci sono delle cerniere dove si devono fare dei fori, io non volevo fare i fori e quindi ho preso delle cerniere che sono come queste qui, che non hanno bisogno di foro. Questa sarà la mazzetta e questo sarà lo sportello che si apre e si chiude, e quindi dobbiamo vedere se quello che pensavamo comunque è giusto,
perché non avendo fatto altri pensili, altri mobili, dobbiamo prima testare e poi applicare. Come ben capite la manualità c'è, però il problema cos'è? L'esperienza. Qui manca tanta esperienza. La manualità non è un problema, anche perché se c'è qualcosa si rifà, male che va si rifà, e così impariamo, perché anche quello è. Stiamo cercando di informarci prima di applicare le cose, però comunque l'errore ci sta e anche nell'errore impariamo. Siamo coscienti anche che nello sbagliare ci sta un insegnamento e quindi applichiamo anche questo. E noi lo diciamo sempre, ragazzi, che sbagliando si impara. Non abbiate paura di sbagliare, non abbiate paura, perché se hai paura di sbagliare è lì che sbagli, vero? Che dite, ragazzi? Anzi, se devo essere sincero, abbiamo tanta paura di tante cose, è quello che stiamo facendo, però le paure vanno affrontate e quindi dobbiamo affrontarle, ragazzi. E dopo questa parentesi possiamo finalmente tornare ai lavori. Ora ci prepariamo a fissare lo scarico facendo un'ultima prova per assicurarci che sia perfettamente allineato. Ragazzi, allora adesso andiamo a testare lo scarico. Ci siamo messi il manicotto qui, così possiamo mettere l'acqua da qui. Andremo a mettere il piatto doccia, andremo a montarlo, lo avviteremo con la ghiera e andremo a fare da sotto il test per vedere se l'acqua scorre bene. Anche se la pendenza, giustamente, non sappiamo se il camper è a livello o come, in base a come è messo, non lo sappiamo, ma non ci interessa, perché lei deve scaricare in qualsiasi modo. Ok, quindi andiamo a fare i test e poi sotto andremo a vedere che modifiche dovremo andare a fare. Ragazzi, l'abbiamo fatta! No, non abbiamo finito però, non è che non pensate che abbiamo finito. Abbiamo semplicemente fatto solo il piatto doccia. E siamo felici perché ci abbiamo messo tanto tempo. Per fare solo questo, per fare le prove, per smontare, risistemare, per fare delle altre predisposizioni che ora vi facciamo vedere, ci abbiamo messo circa 3 ore di lavoro. È una cosa che, se vedete, è semplicissima. Il ragionamento che c'è stato dietro è di almeno 3 giorni. No, vabbè. E 3 notti. Sono delle cose che... Perché anche la notte, come vi abbiamo detto, noi ci pensiamo. Vanno pensate. Perché poi diciamo che in base a ogni camper, a ogni van, a ogni struttura è diverso. Quindi ognuno se lo deve calcolare, deve stare lì al millimetro, ma al millimetro qua, non si parla di centimetri. Qua, non è questo una camper casa. non è fatto in fabbrica, non è che è standard. Questo è il bello. Ragazzi, guardate, guardate. Ragazzi, ta-da-da-da. E questo tubo che cos'è? Questo tubo che cos'è? Dai, diciamo, non passerà l'acqua lì. Ora ve lo spiego. Vi faccio prima vedere quello che abbiamo fatto. Allora, ci siamo fissati tutto quanto. Questo qua l'abbiamo fatto con il Sikaflex, in modo tale che sia bello rigido e rinforzato, in modo tale che il buco sia tappato. Poi andremo da sotto a rifinirlo anche da sotto. Abbiamo messo una gomma per fissare con delle fascette i tubi, sempre messi questi più bassi e questi più alti, sia questo che quello, in modo tale che la pendenza ci sia, anche se il camper non sarà mai a livello, Però probabile. E poi da qui noi ci collegheremo il lavandino che ci verrà qui, poi qua ci verrà la parete, quindi quello scarico andrà oltre la parete e dove noi poi metteremo i tubi per l'attacco. Poi passiamo a lui. Allora, lui, ragazzi, dovete indovinarlo voi, non ci passerà l'acqua, quindi io vi ho aiutati, dovete capire voi cos'è questo tubo. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Allora, vi dico anche che va dietro questa parete, quindi non so, secondo voi cosa ci servirà questo tubo? Scrivetelo nei commenti. Che fai, Giustina? Stai pensando... un attimo. Stai pensando al prossimo passo? Devo rispondere al messaggio di lavoro e poi ci penserò. Non è domenica oggi, non si risponde ai messaggi. Lo so. Che devo fare? Questa è la dura vita da imprenditrice. Imprenditrice. Vabbè. Ragazzi, anche qui ci siamo dimenticati di salutarvi, quindi lo faccio ora. Grazie per aver seguito il video, per tutti i bellissimi commenti, per il vostro supporto e benvenuti ai nuovi arrivati. Quindi, a presto, un bacione, ciao!